Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Atletico Madrid-Inter finisce 2-1 al 93esimo, è arrivata la beffa. Dopo la live a caldo di ieri sera torniamo sulla partita con un'analisi a 360 gradi, analisi correlata anche da screen, per capire che cosa non ha funzionato, per capire cosa è mancato all'Inter in quella che è stata una sconfitta che dà molto fastidio. Innanzitutto vi ricordo anche il like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare appunto Angolo Nerazzurro, e spiego anche il perché è una sconfitta che dà fastidio, dà più fastidio di altre sconfitte, perché ancora una volta è un Inter che ne esce tra gli elogi, ancora una volta è un Inter che raccoglie meno di quanto avrebbe meritato. Però sappiamo, gli elogi non portano punti, gli applausi servono a poco se poi perdi le partite, se arriva alla quinta sconfitta e non siamo neanche ancora a dicembre. È chiaro che c'è qualcosa che non sta funzionando e bisogna capire questi dettagli quali sono, che poi non stanno permettendo all'Inter di portare a casa le partite, perché se giochi bene, se statistica alla mano, non meriti di perdere. È chiaro che ci sono dei dettagli che però puoi fare meglio, perché non sembra che si può dare colpa alla sfortuna o semplicemente la colpa all'arbitro. Ecco, le statistiche che vediamo parlano di una partita che normalmente dovrebbe finire in parità e che l'Inter stava anche portando fino alla fine in parità. Il problema è stato che poi al 93esimo si è fatta beffare dopo comunque aver concesso delle potenziali palle gol. Andiamo con ordine, inizialmente ecco, partiamo prima di arrivare poi anche alle immagini, partiamo dalla lavagna tattica. Che tipo di partita hanno impostato le due squadre? L'Atletico Madrid si è schierato con un 4-4-2 che però era, per così dire, molto asimmetrico, perché Baena non agiva da centrocampista laterale, ma nello schema iniziale, nel sistema di gioco, ecco, di base era da seconda punta, spesso però andava a giocare tra le linee. Gallagher, che era schierato praticamente come centrocampista laterale sinistro, ma si accentrava tantissimo da questo lato, era Ruggeri, che si alzava tanto e andava a dare l'ampiezza sulla sinistra. A destra invece c'era Giuliano Simeone, che attaccava tantissimo, spesso era lui a dare l'ampiezza, con Molina che supportava invece quasi sempre più per vie interne. Questo portava l'Atletico a portare tanti calciatori in questa zona di campo, a sfruttare tanto le ripartenze sulle corsie esterne, in particolare quelle di Giuliano Simeone. Atletico che invece in fase di non possesso aveva un atteggiamento molto guardingo, aggressivo quando l'Inter era nel proprio terzo difensivo e quindi magari andava a portare anche un pressing abbastanza alto, molto passivo quando invece l'Inter, ecco, sviluppava la manovra, e in transizione negativa, che abbiamo pagato e andremo ad analizzare il gol dell'1-0, era molto aggressivo l'Atletico. Quando l'Inter sviluppava la manovra, l'Atletico si schierava praticamente con un 5-4-1. Giuliano Simeone, come avevamo visto nel pre-partita, si abbassava sulla linea dei difensori, Baena si abbassava su quella invece dei centrocampisti, con quindi linea 4 che si andava a formare un vero e proprio 5-4-1. Il punto era che queste due linee qui alla lavagna tattica le vediamo distanziate, ma lo spazio che rimaneva qui in mezzo era davvero pochissimo, sia quando l'Atletico andava a cercare di recuperare palla nella metà campo dell'Inter, sia quando invece l'Inter giostrava il pallone e quindi l'Atletico si schierava con un 5-4-1, linee molto compatte, molto strette dietro, si lasciava pochissimo spazio. Ecco, questo poco spazio che lasciava l'Atletico ha messo un po' in difficoltà l'Inter, perché dopo l'1-0 l'Atletico ha avuto un atteggiamento molto più accorto e l'Inter molto spesso arrivava sulla tre quarti, però aveva difficoltà a bucare queste due linee dell'Atletico, perché torniamo un po' ai soliti problemi. Sulla destra c'era il problema di Carlos Augusto, non è un quinto di destra, fa fatica a fare quel ruolo. Già solitamente l'Inter è una squadra che va poco sulla destra, quest'anno l'Inter di Chivu sfrutta molto più la corsia di sinistra, a maggior ragione se di qua, anziché Dumfries che magari
attacca bene la profondità, che dà ampiezza e che è capace di andare a chiudere anche sul secondo palo perché ha fisicità, c'è Carlos Augusto a piede invertito, si fa tanta fatica. E così l'Inter finisce per sfruttare solo questo lato di campo, però il problema è che sembra che a volte nel primo tempo, parliamo, manca anche un pizzico di personalità, di provare la giocata, di avere quella lucidità mentale di fare la giocata nello stretto, quindi lo scambio veloce che può bucare le linee dell'Atletico Madrid. Prima di passare al secondo tempo, ecco, andiamo proprio ad analizzare la transizione negativa dell'Atletico Madrid che ci ha portato a subire il primo gol. Innanzitutto, allora, qui è dove l'Inter aveva recuperato palla, Çalhanoğlu la perde perché c'è la grande aggressività dell'Atletico appena persa palla. Quindi arriviamo, primo errore, Çalhanoğlu che perde palla, secondo errore c'è Giuliano Simeone che qui è troppo solo. Ecco, se vogliamo essere un attimino un po' critici, c'è una preventiva che manca. In realtà però è una fase molto concitata del match. È un gol che sembra simile a quello preso contro il Milan, ecco. Verticalizzazione dell'Atletico, poi c'è Giuliano Simeone che va a crossare, poi ecco lo sviluppo finale è diverso rispetto al gol preso nel derby, deviazione, palla che finisce poi a Julian Alvarez che batterà Sommer. In realtà, e non vogliamo dare certo alibi all'Inter, ci sarebbe questa situazione, rimangono tanti dubbi, sembra che ci sia il tocco con la mano di Baena, per l'arbitro non c'è stato tocco con la mano. E quindi qui arriviamo ecco, al primo gol preso, quanto abbiamo sofferto quella transizione negativa dell'Atletico, quella leggerezza. Inter che però nel secondo tempo entra in campo con un piglio diverso, con il piglio della grande squadra che vuole recuperare la partita e così crea l'occasione per Di Barella che colpisce la traversa, c'è un'occasione di Di Marco fino a quando arriva il gol. Ecco, nel gol, poco fa avevo detto, nel primo tempo l'Inter fa fatica a trovare spazio tra le linee e sembra che si faccia fatica anche a fare una giocata. Il gol che invece arriva, come vediamo, ecco c'è Zielinski che porta palla tra le linee, scambia con Bonny 1-2, Zielinski si trova in area e batte Musso. Ecco, quello scambio che è mancato nel primo tempo è arrivato nel secondo tempo invece con l'Inter che trova il pareggio e lo trova facendo un inizio di secondo tempo da grande squadra. Dopodiché ecco, l'Inter sembrava anche messa meglio rispetto all'Atletico, poi nel finale, negli ultimi 20-25 minuti, o in realtà quasi mezz'ora se contiamo anche il recupero, Simeone mette un Atletico a trazione offensiva e col passare dei minuti poi ci sono i cambi di Chivu e qui apriamo un'altra parentesi. Il cambio di Zielinski, Chivu ha sottolineato che Zielinski aveva un problema alla coscia ed è stato un cambio per un fattore fisico. Entra Sušić e non garantisce il rendimento che invece stava dando il polacco. C'è per il cambio Bonny per Thuram, quindi va a ricomporre la coppia Lautaro-Thuram, però la sensazione è che in quel momento con l'Atletico pronto a sbilanciarsi, ecco, Bonny-Thuram potevano far male in contropiede, molto più di quanto stava facendo Lautaro, che non ha fatto una buona partita. Lautaro non si risparmia, si batte sempre, però non è in un ottimo momento di forma e ha fatto un bel po' di fatica, quindi quel cambio, ecco, se Zielinski può essere giustificato per motivi fisici, quel cambio per Bonny, per Thuram, lascia qualche dubbio. Poi successivamente Chivu finisce per inserire anche Frattesi e Pia Esposito facendo uscire Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro Martinez. In realtà anche Frattesi per il tipo di partita, perché poi in quel momento l'Atletico, che era alla disperata ricerca di punti perché all'Atletico serviva la vittoria dopo 6 punti in 4 gare, era un Atletico a trazione anteriore, l'Inter giocava di ripartenze. Poteva essere giustificata la scelta di Frattesi? Sicuramente da questo punto di vista, però poi è una scelta che non ha pagato. Così come in fondo non ha pagato neanche la scelta Pio Esposito. E qui apriamo un'altra situazione. L'Inter si è trovata con un Atletico molto sbilanciato che quindi concedeva delle ripartenze. Ora, Pio Esposito è un'ottima scelta se bisogna giocare con lancio, bisogna difendere palla, bisogna ecco anche guadagnarsi il fallo
se devo giocare di ripartenza, se voglio andare a vincere la partita, probabilmente era più congeniale la scelta Bonny e Thuram in quel momento del match. L'Inter cosa fa? Cerca comunque di vincere la partita, di sfruttare delle ripartenze, quindi non rinuncia a ripartire, non inizia ad addormentare il gioco, come si suol dire, ma prova a sfruttare delle ripartenze. Il punto è che, facendo questo tipo di lavoro, si lasciano più chance all'Atletico perché comunque provi a sfruttare le ripartenze, sbagli e quindi contemporaneamente si concede un'altra chance, un'altra occasione, un'altra azione d'attacco all'Atletico e le ripartenze sono state gestite decisamente male perché l'Inter molto spesso ha sbagliato anche le scelte nelle ripartenze. Probabilmente Frattesi e più Esposito non hanno dato l'apporto che sperava Chivu, ma in generale forse in quel momento della partita è mancato nuovamente quel pizzico di lucidità che era mancato nel primo tempo per gestire meglio qualche ripartenza e andare a sfruttare poi ecco quelle situazioni che l'Atletico concedeva perché si trovava comunque a dover cercare in tutti i modi il risultato e quindi è stato un Inter che alla fine non è riuscita neanche a portarsi il punto che avrebbe meritato da Madrid. Perché non lo porta, arriviamo ad un altro aspetto ed è questa difesa a zona. Sui piazzati questa difesa a zona abbiamo iniziato a soffrirla già dal mondiale per club. Si continua a difendere a zona, anche qui ecco poi è arrivato il gol di Gimenez che nello stacco aereo sovrasta Bastoni perché lui arriva comunque in corsa e quindi fa un ottimo terzo tempo, più Esposito che rimane completamente piantato a terra. Chivo ha sottolineato che c'erano in campo e nell'area di rigore tutti i calciatori più alti, il problema però poi è come si difende e purtroppo ancora una volta difendiamo male a zona sui calci piazzati. La sensazione è che ancora una volta, come detto poc'anzi, è un Inter che meritava qualcosina di più, che però non lo raccoglie non per sfortuna, perché mancano dei dettagli, perché ha gestito male alcune situazioni e quindi in primis i cambi che secondo me non mi hanno convinto assolutamente i cambi, al di là di quello Zielinski che ecco prendiamola per buona la giustificazione della questione fisica, Bonny non lo avrei fatto uscire in quel momento e forse ecco Frattesi col senno di poi l'Inter poteva avere qualche scelta migliore, così come forse anche l'ingresso in campo di Luis Enrique è servito relativamente a poco, però in quel frangente Di Marco stava pagando dal punto di vista fisico e quindi probabilmente è stata una scelta proprio per dare freschezza alla squadra. Ma soprattutto quello che è mancato all'Inter è la gestione e la lucidità in alcuni momenti chiave del match. Perché questa è una partita che se non riesci a vincerla, il punto a casa lo devi portare, non puoi continuare a concedere occasioni fino all'ultimo minuto. Perché è vero, se prendiamo gli XG dell'Atletico sono stati bassi, 1 di XG, grandi occasioni, 3 per parte, però più di una volta ci sono state delle ripartenze dell'Atletico che potevano far male quando Simeone ha messo in campo, diciamo, tutto il peso offensivo che aveva dalla panchina. Naturalmente è una catastrofe questa sconfitta? No, perché l'Inter è a 12 punti dopo 5 partite, perché solo l'Arsenal stacca l'Inter e si porta a quota 15, perché ci sono ancora 3 partite da giocare e quindi la situazione di classifica rimane comunque positiva, però deve essere un campanello d'allarme. È la quinta sconfitta stagionale, non possiamo pensare che sia solo sfortuna, che sia solo colpa degli arbitri o solo colpa di un singolo. È chiaro che c'è qualcosina che non sta funzionando. Fatemi sapere ragazzi anche la vostra nei commenti, secondo voi cosa l'Inter doveva fare meglio, dove ci sono stati degli errori, insomma discutiamone anche dopo questa amara sconfitta e io come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.